Sulla tavola c'è una saliera rovesciata. Non so da te, ma in Italia la superstizione è molto diffusa, specie in alcune regioni. Una persona superstiziosa o scaramantica crede che alcune cose, alcune parole o gesti possano portare fortuna o sfortuna. Nel video di oggi vedremo insieme 13 situazioni, tanto per rimanere in tema, e ti chiederò di dirmi se portano fortuna o sfortuna, perlomeno in Italia. Se sei entusiasta come me di cominciare, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, mi occupo di formazione linguistica da più di 10 anni e oggi ho per te un'interessante video lezione sulla superstizione. Avvertimento: ricorda che per le credenze popolari è difficile avere delle spiegazioni sicure. Spesso infatti esistono varie ipotesi sulla nascita di queste credenze. Iniziamo subito con toccare ferro. Che dici? Porta fortuna o sfortuna? Questa era facile. Porta fortuna perché serve per allontanare la sfortuna. A quanto pare il ferro, essendo estratto, cioè preso dal ventre della terra, per le culture antiche aveva dei poteri speciali. Era una sorta di materiale magico che appunto allontanava la sfortuna. Anche da te il ferro porta fortuna? O magari si utilizza qualche altro materiale? Ti chiedo di dirmelo nei commenti qui sotto. Trovare una coccinella porta decisamente fortuna in Italia e anche in molte altre culture in cui la coccinella è addirittura considerata una messaggera divina. E che mi dici di incrociare le dita, cioè questo? Porta fortuna. E a quanto pare questo gesto risale addirittura all'inizio del cristianesimo, quando si voleva rievocare proprio la croce. Ed effettivamente ci assomiglia, sì. E se un gatto nero attraversa la strada è positivo o negativo? In Italia, a differenza di ciò che avviene in molte altre culture, il gatto nero porta sfortuna. A quanto pare questa credenza risale al Medioevo, quando il gatto nero era considerato il compagno diabolico delle streghe, probabilmente perché usciva spesso di notte e il suo colore era associato all'inferno. Chissà se questa credenza esiste anche nel tuo paese. Ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti. Aprire l'ombrello in un luogo chiuso o in casa in Italia porta decisamente sfortuna. È una cosa che non bisogna fare. A quanto pare, infatti, l'ombrello veniva usato nelle case delle persone povere per proteggersi dalla pioggia nel caso in cui ci fossero dei buchi sul tetto, e quindi aprire l'ombrello in casa poteva portare a delle sfortune finanziarie. E che mi dici di fare le corna? Porta fortuna o sfortuna?
Innanzitutto chiariamo, quando parlo di fare le corna, in questo contesto, come scongiuro, mi riferisco a questo gesto, quindi abbiamo le dita rivolte verso il basso e non verso l'alto. Fare le corna, infatti, può voler dire tradire. Per esempio, tradire il proprio marito o la propria moglie, quindi commettere adulterio. Ma in questo caso fare le corna, per esempio dire facciamo le corna, è uno scongiuro. Serve quindi per allontanare la iella, cioè la sfortuna. Rompere uno specchio porta fortuna o sfortuna? Decisamente porta sfortuna, anzi in concreto 7 anni di sfortuna. Vediamo il perché. Nella credenza popolare, quando si rompe uno specchio, si rompono anche le immagini riflesse nello specchio e i 7 anni derivano dalla credenza dei romani secondo i quali la vita di un uomo si rinnovava, cioè cambiava ogni 7 anni. Prendere il bouquet lanciato dalla sposa porta fortuna o sfortuna? In questo caso fortuna, così si dice, quindi quando la sposa lancia alle spalle in questo modo il bouquet, la ragazza nubile, non sposata, che lo riceve, che lo prende, sarà la prima a sposarsi o quantomeno la prima a ricevere una proposta. Scendere dal letto con il piede sinistro porta sfortuna, certo, perché significa iniziare la giornata contro il favore degli dei. Naturalmente anche qui siamo di fronte a una credenza popolare nata molti secoli fa e addirittura si dice che i romani e i greci non solo stavano attenti a svegliarsi, ad alzarsi dal letto con il piede destro, ma erano anche molto attenti a quale piede usavano per entrare in casa. Trovare un quadrifoglio porta fortuna. Di solito nei prati vediamo i trifogli che hanno appunto 3 foglie e questo avviene spesso in natura. Per molte piante e molti fiori il numero dei petali è dispari. Non è invece frequente trovare il numero pari. Ecco perché trovare un quadrifoglio che ha 4 petali porta fortuna. E passare sotto una scala porta sfortuna. Anche qui questa credenza popolare è molto antica. A quanto pare, per esempio per gli antichi egizi, il triangolo era una figura sacra che non doveva essere rotta, così per dire. Quando una scala è appoggiata a un muro si forma un triangolo. Ecco perché rompere questo triangolo significa fare una cosa che non piaceva agli dei. Stessa cosa in epoca cristiana. Il triangolo è simbolo della Trinità e a quanto pare per questo motivo non è consigliabile passare sotto una scala. Esistono però anche delle spiegazioni molto più profane e quindi lontane dalla sacralità del triangolo. Per esempio, in epoca medievale, in cui gli attacchi ai castelli erano frequenti, naturalmente attaccare il castello salendo su una scala era decisamente pericoloso. E rovesciare il sale porta fortuna? No,
porta decisamente sfortuna. Ricorda che per gli antichi romani il sale era un bene molto prezioso, tant'è che serviva per pagare i soldati. Infatti la parola salario, che significa stipendio, cioè i soldi che si ricevono per il proprio lavoro, era pagato con il sale. Salario deriva dalla parola sale. E quando, secondo la tradizione, il sale cadeva a terra, portava sfortuna. L'unico modo per allontanare la sfortuna era, ed è ancora oggi, quello di buttare un po' di sale alle spalle. Hai mai osservato da vicino il cenacolo? Ebbene, se fai attenzione c'è un dettaglio importante. Sulla tavola c'è una saliera rovesciata. Avere con sé un piccolo corno rosso porta fortuna e questa è una credenza diffusa soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Il Mezzogiorno è il Sud Italia, quindi l'Italia meridionale. Il cornetto è un vero e proprio amuleto, cioè un oggetto che si porta con sé per essere protetti dalla sfortuna. Oggi abbiamo parlato di alcune credenze scaramantiche italiane, ma ho una domanda. Sei scaramantico o scaramantica? Io devo ammettere di non esserlo, lo sono molto poco, però mi piacerebbe sapere se ci sono alcuni gesti scaramantici o magari se nel tuo paese ci sono le stesse credenze che ci sono in Italia, oppure se ne esistono delle altre. Ti chiedo di dirlo a me e agli altri membri di questa comunità qui sotto nei commenti. E ricorda che se ti fa piacere ricevere un'email in settimana dalla sottoscritta, ti puoi iscrivere alla mia newsletter. Lo puoi fare direttamente sul mio sito elisabetta.maccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.